Se c'è un aspetto fantastico del MetaQuest 3 e dei visori Meta in generale è che ricevono aggiornamenti continui nel tempo, a cadenza mensile. Lui, quando l'ho acquistato a fine 2023, poteva fare molte meno cose rispetto ad oggi, ma questo supporto costante sta ad indicare che Meta ci sta puntando davvero tanto su questa tecnologia. Anche perché negli ultimi mesi, con l'arrivo di concorrenti illustri e agguerriti come l'Apple Vision Pro, anche se la fascia di prezzo è totalmente diversa, Meta si sta dando davvero da fare. Lui comunque non è un videogioco né tantomeno un giocattolo, lo uso praticamente ogni giorno, sì, per giocare ma anche per lavorare, perché incrementa tantissimo la mia produttività. Potete recuperare la mia video recensione nelle schede qui in alto o in basso, non so dove le hanno buttate ora, e se volete acquistarlo invece lo trovate in offerta nel mio canale Telegram TechBest Deals, primo link qui sotto in descrizione video, entrateci e cercate MetaQuest 3. E proprio con l'ultimo aggiornamento rilasciato per il MetaQuest 3, la V67, questo visore economico che ragazzi alla fine costa attorno ai 500 euro, tutt'altra cosa rispetto ai 4000 dell'Apple Vision Pro, ora lui è in grado di fare qualcosa che fino ad oggi poteva fare solo il visore della mela morsicata ad un prezzo molto superiore. Infatti, se con questo visore di realtà mista, virtuale più aumentata, fino alla versione precedente potevamo avere un massimo di 3 schede o applicazioni affiancate, potendole sì muovere liberamente nello spazio ma senza una vera e propria memoria spaziale, con la V67 invece, attivabile accedendo al menu funzionalità sperimentali e spuntando un nuovo layout della finestra, tutto questo diventa possibile con un funzionamento analogo a quanto già visto sul visore di Apple. Ora potremo infatti slegare, passatemi il termine, ogni singola scheda o applicazione e posizionarla virtualmente nello spazio fisico. Che sembra assurdo da dire, ma è quello che realmente succede, non saprei spiegarvelo meglio. La nostra stanza, ad esempio, che il visore avrà mappato precedentemente, e ad ogni riavvio, e questa è la cosa più figa, ritroveremo tutto dove lo avevamo lasciato. Potremo ad esempio lasciare le nostre applicazioni di lavoro sulla scrivania del lavoro, Netflix invece vicino al letto o davanti al gabinetto. Ma questi sono solo degli esempi stupidi ragazzi, possiamo veramente sbizzarrirci e non finisce qui, perché ora le singole schede possono essere infatti anche ridimensionate singolarmente, e questo non era possibile fino al precedente aggiornamento. Ora ragazzi, magari questa potrebbe sembrarvi una stupidaggine, ma credetemi che replicarla in un modo funzionale come quello che vi ho appena fatto vedere su un visore relativamente economico è un grande passo avanti che ci avvicina sempre più a quel che abbiamo visto fino a pochi anni fa nei film di fantascienza. Ma per questa nuova funzionalità spaziale a cui Meta sta ancora lavorando, infatti si trova ancora nella sezione funzioni sperimentali, c'è un prezzo da pagare. Infatti il consumo di batteria del visore aumenta quando utilizziamo questo nuovo layout delle schede, perché ovviamente ci sono più calcoli da fare da parte del processore interno. Non è nulla di drammatico ragazzi, l'autonomia non ne risente più di tanto, però è giusto segnalarvelo. E inoltre, essendo questo nuovo sistema più complesso, ma complesso non è il termine giusto, più vasto, permettendoci una possibilità di personalizzazione maggiore, ecco, magari potrebbe spiazzare chi ha appena iniziato con la realtà virtuale e si trova tutte queste possibilità di personalizzazione. Forse in questo caso è meglio iniziare con il layout precedente, che è molto più semplice, e poi passare a questo quando abbiamo più dimestichezza. Fatto sta però che è una grande figata e aumenta davvero tanto la nostra produttività e è il futuro. Ovviamente mi aspetto che Meta, appena questa funzionalità non sarà più sperimentale, realizzi delle guide direttamente sul visore pensate proprio per far capire subito appieno come utilizzare questa nuova funzionalità. E questo è tutto ragazzi, ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa nuova funzionalità spaziale permessa dal MetaQuest 3, in modo analogo a quanto abbiamo già visto sull'Apple Vision Pro, ma a 1/10 del prezzo sostanzialmente. Dite la vostra con un commento qui sotto. Se volete acquistare questo visore, che io vi straconsiglio, magari provatelo perché è davvero tanta roba. Una volta che iniziate a usarlo per bene non tornate più indietro, ve lo garantisco. Lo trovate in offerta, dicevo, nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate MetaQuest 3.
Troverete anche accessori come power bank, cinghie. Io utilizzo questa che è molto più comoda per le lunghe sessioni rispetto al cordino originale, quindi vi aspetto su Telegram, vi aspetto nei commenti, nel mio gruppo Facebook, sulla mia pagina Instagram, insomma dappertutto, ma prima di tutto nel mio prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!